Eccoci qua, ciao ciao. Dunque oggi vi mostrerò un piccolo breve tutorial su una cosa molto specifica ma che esiste nell'infotainment della Cupra Formentor e che potrebbe interessare ad alcuni in base all'utilizzo che fanno della propria auto, per esempio un'auto di rappresentanza, un'auto con degli ospiti a bordo. Allora potrebbe essere molto carino condividere per esempio la connessione dati, quindi la connessione internet del nostro infotainment agli altri passeggeri. E magari non tutti hanno uno smartphone, non tutti hanno insomma una rete che funziona alla grande, quindi magari non prende bene. E insomma, per offrire un servizio direi quasi di lusso, comunque alla Uber, allora a questo punto potremmo tranquillamente condividere il nostro infotainment con i passeggeri a bordo della nostra auto, senza particolari difficoltà. C'è un limite di 8 dispositivi che si possono collegare. Naturalmente, perché questo funzioni è fondamentale che il nostro infotainment abbia una connessione dati aggiuntiva a quella della eSIM, e di questo abbiamo già parlato abbondantemente nel video su Alexa e poi su iCubic Telecom. Per cui vediamo come si fa, è un'operazione molto semplice. Bene ragazzi, vediamo come abilitare l'infotainment come hotspot interno nell'auto per poter condividere la connessione dati eventualmente attivata sulla nostra eSIM con pacchetti aggiuntivi e condividerla, dicevo, a passeggeri o ospiti a bordo per un tocco di classe e di comfort aggiuntivi. Allora vediamo come si fa. Impostazioni, wifi. La prima cosa da fare ovviamente è attivare l'infotainment come hotspot, che è anche la condizione per poter utilizzare il telefono come Apple CarPlay oppure Android Auto, come sapete. Quindi attiviamo l'hotspot, attendiamo qualche istante, eccolo qui. A me ovviamente parte la richiesta di collegamento col mio iPhone. Qui possiamo vedere la lista dei dispositivi collegati, adesso non interessa, e queste sono le due, come dire, i due riferimenti relativi alla rete che l'infotainment crea. La password la potete modificare e anche il nome della rete, che io ho modificato in Cupra Wi-Fi. Una volta siamo pronti, parte sempre la richiesta di collegamento di Apple CarPlay, andiamo a connessione rapida con il sistema infotainment. Cliccando qui, qualunque passeggero della nostra auto, inquadrando il QR code, utilizzando il WPS, ma molto più facile con il QR code, si collegherà alla nostra rete, alla rete dell'auto, senza problemi. Bene ragazzi, come avete visto è un'operazione molto semplice. Naturalmente abbiate l'accortezza di verificare di avere effettivamente attivo un pacchetto dati con ancora un traffico disponibile sufficiente, la scadenza che non sia stata ormai superata, insomma di non trasformare quello che può essere un colpo a effetto di classe in una brutta figura. Va bene, per il prossimo video ci vediamo sempre qui sul canale, ciao ciao!